Italian. In italiano abbiamo il passato prossimo. Questo è un tempo composto che usiamo per esprimere un'azione passata. In un tempo non sempre lontano, un tempo preciso, circoscritto, stabile e definito. È un tempo composto in cui si usa il verbo essere o il verbo avere, come vedete da questo schema. Ho preso ad esempio due verbi, partire e mangiare. E quindi potrei sempre dire, guarda lo schema, io sono partita, io ho mangiato. E mai l'inverso? Mai, non lo dire mai. Ora, per chi di voi non ha le idee chiare su quando e come usare il verbo essere nel tempo passato prossimo, può trovare due video sul mio canale che sono chiarissimi. E adesso andiamo avanti. Questo era un sunto, un riassunto. Vabbè, lo avete capito. Oggi vi farò vedere l'uso del passato prossimo in pratica, nella pratica. Dite come vi pare. La storia sembra un po' per bambini, ma i cartoni aiutano tanto anche gli adulti a memorizzare nuovi vocaboli, regole grammaticali. E sì, ed ora cominciamo con la prima vignetta. E sì, rido perché mi piace tanto quest'idea. Ieri Romeo è andato in spiaggia ed ha fatto due passi. Ora, non dirò mai Romeo ha andato in spiaggia, perché il verbo andare è un verbo di movimento e sarà sempre accompagnato dal verbo essere. Per chi di voi non lo sa, due passi è come se avesse detto Romeo è andato in spiaggia a fare una passeggiata. Espressioni come che bella giornata, beh sì, la uso anch'io quando c'è il sole in Canada, il che è molto raro. Oppure fa caldo, beh sì, magari facesse caldo. Ed infine la spiaggia è morbida, beh sì, la spiaggia è morbida, Romeo, hai ragione. Dopo un po' ha trovato un buon posto per dormire e come potete vedere il verbo trovare è accompagnato dal verbo avere, quindi ha trovato. Mentre i suoi pensieri sono accompagnati da queste due espressioni. Faccio un pisolino e sono stanco, faccio un pisolino. Ma non si è riposato a lungo perché ha iniziato a piovere. In questo caso il verbo riposare è nella sua forma riflessiva, riposarsi, e quindi è accompagnato dal verbo essere. Non si è riposato. Mentre il verbo iniziare è accompagnato dal verbo avere e la costruzione della frase è corretta, perfettamente corretta. Ha iniziato a piovere. Ora, le due espressioni che vedete nei pensieri del nostro Romeo sono italianissime. Accidenti! Oppure, oddio la pioggia! Allora, Romeo è entrato in una grotta! Ed anche il verbo entrare è un verbo di movimento, per questo è accompagnato dal verbo essere. È entrato. Lo so, è un po' da cartone animato, ma può succedere quello di entrare in una grotta. Per questo i suoi pensieri mi sembrano molto chiari. Mi sembra un buon riparo? Beh sì, anche a me mi sembra un buon riparo. Almeno è asciutto. Intende dire non è bagnato. Asciutto è il contrario di bagnato. Ma Romeo non mi sembra abbia avuto una grande idea. Ha camminato un po' nella grotta ed è vero, è molto buio. Fa paura. In questo caso però possiamo notare che camminare, pur essendo un verbo intuitivamente di movimento, ha la sua eccezione e quindi è accompagnato dal verbo avere. Non potrà mai essere è camminato, ok? Mai. Non sarà mai è camminato, ma sempre ha camminato. E poi è molto buio qui.
In italiano diciamo si è fatto buio quando è buio. No, vabbè, quando è notte, ecco, noi diciamo si è fatto buio, quando il sole non c'è più, ecco. E poi ha incontrato dei granchi molto amichevoli? No, poco amichevoli. Quindi al buio è stata una sorpresa, una brutta sorpresa. Ha incontrato, verbo incontrare, anche in questo caso accompagnato dal verbo avere. Ha incontrato dei granchi, quegli animaletti che vedete disegnati in rosso nella vignetta. Non so come poterveli spiegare. Però vi posso dire che sono poco amichevoli, specialmente al buio. Quindi poco è il contrario di molto. Ricordatevelo. E in questo caso sono i granchi che dicono vai via. Questa è la nostra casa. Chiaramente intenderanno la grotta. E poi un'espressione un po' slang che non ho trovato proprio appropriata, sciò, 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 che mi ricordo mia nonna la usava per le sue galline, quindi forse si usa tra animali, non lo so. A questo punto Romeo è uscito di corsa dalla grotta, ma è caduto nel mare. Ma in questo caso i due verbi uscire e cadere sono regolarmente accompagnati dal verbo essere perché seguono quella famosa regola del movimento. Voglio dire, non sarà mai ha uscito, ma sarà sempre è uscito, e non sarà mai accaduto, ma sempre è caduto. Ricordatelo, perché cadere è un movimento. È caduto. È caduto. Ed è caduto nel mare. E per questo motivo ha nuotato velocemente per tornare a riva. Ma i suoi pensieri non sono positivi in questo momento. Non mi piace il mare e c'è troppa acqua? Beh, io non lo direi mai. A me piace il mare e vabbè, c'è l'acqua giusta, è mare. E proprio perché i suoi pensieri non sono positivi, guarda cosa succede. Ma una medusa all'appunto? Beh sì, probabilmente, proprio mentre stai uscendo dall'acqua, una medusa ti appunto, Romeo. E beh, l'unica espressione che tu potevi avere nei tuoi pensieri è stata «Ai, che male!» e un hi della medusa che non posso dimenticare. Lo so, sembra un po' sarcastica la cosa, me ne rendo conto. E con questa vignetta ho terminato la mia storia. E non sapremo mai se Romeo riuscirà ad uscire dall'acqua e lo vedremo in un altro video oppure non lo vedremo più. Vabbè, ho deciso così perché non era questo importante. Era importante l'uso dei verbi e del passato prossimo. Spero di essere stata chiara. Ed ora scrivetemi nei commenti se questo video vi è piaciuto. Lasciatemi un like e se siete arrivati fin qui, iscrivetevi al canale, altrimenti io che ci sto a fare qui? Ci vediamo presto con un altro video. Bye!